Ciao guerrieri di luce, Ciao, io sono Giosuè e io sono Valerio. e questo è Spiritual Podcast, lo spazio dove parliamo di crescita personale, meditazione, sciamanesimo, esoterismo e lo facciamo sempre partendo da un libro che crea appunto l'ispirazione per la puntata. Oggi abbiamo scelto Molte vite, molti maestri di Brian Weiss. Un libro scritto nel 1988 è un libro un po' particolare, nel senso che, non so se ti ricordi, questo è stato il primo libro che mi hai consigliato di leggere e mi si è aperto un mondo, no? Perché ne abbiamo già parlato in tanti nostri podcast, in tante nostre puntate, che io mi ero allontanato dopo l'adolescenza da questo mondo e quindi possiamo anche dire che questo libro è stato un nuovo inizio. È stato un libro molto bello. E diciamo che questo è un libro che ha avuto un enorme successo perché è molto autobiografico, nel senso Brian Weiss parla della sua esperienza con l'ipnosi regressiva. E ci tengo a fare una premessa, lui era un classico psicoterapeuta con un orientamento molto razionale, chiaramente è sempre stato per sua natura, ma probabilmente anche per educazione, molto scettico nei riguardi di certe tematiche come la reincarnazione. Quindi diciamo che la scoperta di queste vite, o meglio, la scoperta che fosse possibile ricordare delle vite passate, lui l'ha avuta proprio sul campo, quindi lavorando con i suoi pazienti. In particolare la sua storica paziente, che poi diciamo ha ispirato questo libro, che lui chiama Catherine, ora non sappiamo se è un nome di fantasia per privacy o se è il suo vero nome, però ecco è stato grazie a questa sua paziente che lui ha scoperto che attraverso l'ipnosi è possibile anche recuperare ricordi di vita passata. E diciamo questo perché viene fatto, che scopo può avere ricordare delle memorie di vite passate. Ovviamente per la sua esperienza e per il suo approccio terapeutico si è accorto che l'origine di alcuni traumi, di alcune fobie o di alcuni blocchi che i suoi pazienti avevano origine nel lontano passato, quindi non in questa vita, ma in vite passate, dove la persona aveva sperimentato, vissuto un trauma, un evento di così forte entità da lasciare la sua impronta nell'anima dell'individuo e quindi ha riportato anche in questa vita il ricordo, seppur a livello subconscio, e chiaramente anche tutte le patologie, no, che possono sfociare anche come fobie, ma anche come attacchi di panico, come attacchi d'ansia. Quindi in qualche modo la persona si è portata dietro da altre vite le problematiche che aveva affrontato in vite passate. E in questo libro l'autore appunto ci racconta le varie esperienze che sono emerse durante le sue ipnosi, l'ipnosi con Catherine. Molto interessante per esempio una delle prime vite che ci porta nel libro, che è quella dell'antico Egitto, quando Catherine è morta affogata. E la cosa interessante è che Catherine ha ricollegato subito questa morte con la sua paura dell'acqua e quindi questo gli è servito poi per prendere coscienza della sua fobia e quindi poter sanare questa paura. Infatti la funzione dell'ipnosi regressiva è proprio quella di risalire all'origine del problema, del trauma. Questo anche nell'ipnosi medica, nell'ipnosi tradizionale, no? Che non ci porta a ricordare vite passate, ma magari momenti molto lontani come nella nostra infanzia di cui non abbiamo più il ricordo. Mentre in questo caso Weiss ha guarito, quindi attraverso i suoi libri, parla proprio anche dei suoi casi trattati, ha guarito varie patologie, dal semplice attacco d'ansia all'attacco di panico, Alle fobie, come abbiamo visto, in questo caso la fobia dell'acqua, no? alle fobie, ma anche a molte credenze limitanti, no? Quindi per esempio anche Catherine, quando ha ricordato una vita in cui è stata una schiava, dove ha subito molti maltrattamenti, anche molte molestie, ecco lei ha subito capito, grazie ovviamente all'aiuto dello psicoterapeuta, che la sua mancanza di autostima, che chiaramente riscontrava in questa vita, aveva origine proprio nelle esperienze fatte in quella vita da schiava, dove aveva proprio sentito di non valere niente.
quindi anche le credenze e l'opinione che noi abbiamo di noi stessi può essere stata formata molto in là con il tempo. E spesso quando si parla di vite precedenti, una delle domande principe, se possiamo così chiamare, è sempre: ma queste vite saranno vere o no? O sarà tutto frutto dell'invenzione della mente? Io in realtà credo nella reincarnazione, però credo anche che il tempo sia un'illusione. Quindi chissà se invece di vite passate sono in realtà delle vite parallele in qualche modo, poste in una frequenza diversa, come se noi in questo momento stessimo già vivendo tutte le nostre incarnazioni. E quindi a volte ci sono dei punti di contatto tra le varie vite. Questa è un pochino più la mia idea, anche perché diciamo il nostro approccio alle vite passate è un approccio sciamanico. Anche gli sciamani, non in tutti i lignaggi, ma la maggior parte degli sciamani utilizzano il viaggio sciamanico proprio per andare ad esplorare le proprie vite passate, ma addirittura, ritornando al discorso che facevamo prima, vanno ad esplorare anche le loro vite future, perché come dicevamo il tempo è un'illusione. E questo perché viene fatto? Viene fatto in un contesto di guarigione sciamanica. Quindi lo sciamano può anche fare un viaggio e andare a recuperare un frammento di anima che è rimasto bloccato in una vita passata a causa di un trauma e che crea appunto tutta una serie di problematiche o di sintomi invalidanti. Va ad effettuare questa guarigione sciamanica in quel momento, in quello spazio-tempo, e tutto questo ha un impatto nel qui e ora, e quindi la persona, come nel caso appunto di Weiss, spontaneamente recuperando il ricordo, piano piano inizia anche a guarirlo. E quindi anch'io concordo con quello che dici te, che non è tanto importante se sono veramente avvenute queste vite precedenti o se è un'invenzione, tra virgolette, mentale, perché per il mondo dello spirito non c'è differenza, cioè per la mente averla vissuta veramente o averla immaginata alla fine non fa differenza. L'importante per lo sciamano, e anche per Weiss ovviamente, alla fine è curare la patologia, curare la Esatto. fobia. Poi se ha funzionato, hai guarito la fobia, sì, bene, ha funzionato. Poi non ci interessa entrare nel dettaglio o andare a vedere nei libri di storia se quel fatto è successo veramente o se si è svolto in quel modo, anche perché ricordiamoci che poi la realtà è soggettiva, no? La realtà è un punto di osservazione e quindi quello magari è il punto di osservazione, in quel caso di Catherine, che non è Certo. detto che sia il punto di osservazione di tutte le persone che hanno vissuto all'epoca quella situazione. Esatto, anche se ci sono tanti studi che sono stati fatti, soprattutto sui bambini, perché quando si è molto piccoli è più facile ricordare le vite passate, quindi i bambini con un candore disarmante raccontano ai genitori dei dettagli di una vita passata che loro capiscono subito che non può nascere dalla fantasia di un bambino, vuoi per i dettagli, vuoi per la complessità anche storica di quella vita, no? Descritta dal bambino. Per cui effettivamente nel corso degli anni sono stati fatti delle indagini per vedere se questi ricordi emersi nella mente di questi bambini fossero reali e nella maggior parte dei casi si sono trovate le prove proprio tangibili di quell'esistenza che il bambino diceva di aver vissuto. Non sarà un caso che si ricordano le vite precedenti solo nei primi anni di vita, no? Guarda caso sono gli anni più semplici anche per imparare sotto certi aspetti il viaggio sciamanico, perché siamo già in contatto col mondo dello spirito, le onde cerebrali sono già in quelle frequenze che vengono utilizzate poi dagli sciamani o comunque dagli adulti per accedere al mondo dello spirito, tranne il viaggio sciamanico. Sì, i bambini sono proprio degli sciamani naturali, infatti parlano con gli spiriti, che loro chiamano amici immaginari, parlano con gli oggetti perché riconoscono che tutto ha uno spirito, come sostengono da sempre gli sciamani, per cui diciamo sono già formati, poi è la società e l'educazione che destruttura tutta questa dote naturale e l'indottrina per il mondo ordinario. Ma questo
è un altro discorso. Che poi vorrei anche parlare del parallelismo che c'è tra viaggio sciamanico e ipnosi. Ora, in questo caso si parla di ipnosi regressiva, ma ricordiamo che anche gli sciamani fanno appunto le regressioni sciamaniche, che sono molto similari. Perché dico questo? Perché lo sciamano, per poter accedere a uno stato di espansione della coscienza e quindi a uno stato di trance che è del tutto simile a quello indotto dall'ipnosi, se non la stessa cosa, si mette a suonare il suo tamburo, fa le sue pratiche o utilizza le sue piante di medicina, insomma ogni lignaggio ha i suoi strumenti, però lo scopo ultimo per fare il viaggio sciamanico, per interpellare gli spiriti, per entrare in contatto con degli spiriti alleati, dei maestri, poi anche Weiss abbiamo scoperto parla di questo all'interno del libro, però deve necessariamente accedere a uno stato di trance e lo fa solitamente con il tamburo. E grazie a questo stato di espansione della coscienza lo sciamano riesce a ricordare le sue vite passate, ma addirittura riesce anche a vedere le vite passate magari del cliente che ha bisogno di un suo trattamento. Quindi è praticamente la stessa cosa, fatta ovviamente in contesti completamente diversi, per cui per le persone che magari ci sentono la prima volta e che possono storcere un po' il naso del fatto che noi affrontiamo, noi che abbiamo una formazione sciamanica, affrontiamo il tema dell'ipnosi regressiva, vorrei rispondere appunto che gli sciamani, noi sappiamo che lo sciamanesimo esiste da tempo immemore, sono stati i primi a fornire gli strumenti e la formazione necessaria per recuperare queste memorie delle vite passate e per effettuare le guarigioni dei traumi vissute nelle vite passate che sfortunatamente alcune persone tendono a portarsi dietro nelle vite successive. Sì, e poi si pensa sempre all'ipnosi, si pensa sempre a il mago che ti ipnotizza e ti fa fare quello che vuole, no? In realtà qua l'ipnosi è una cosa un pochino più sottile, no? E quindi la persona rimane sempre centrata, ma riesce a entrare proprio dentro se stesso, quindi nel profondo di se stesso e quindi riesce ad accedere a quello che potremmo anche chiamare la cascia, no? A quel mondo altro dove ci sono tutte le informazioni e quindi si riesce a accedere anche alle informazioni delle nostre vite precedenti e quelle delle altre persone. Sì, la cascia, che poi, se vogliamo utilizzare un termine più scientifico, è uguale a dire campo quantico, no? Dove c'è tutto il possibile e immaginabile, le molteplici varianti dell'esistenza e le molteplici possibilità esistenti. Campo quantico a cascia. Un altro tema interessante di questo libro è l'interconnessione delle anime, cioè il fatto che può capitare che alcune persone che noi troviamo in questa vita sono delle anime che in qualche modo sono già venute in contatto con noi in vite precedenti e quindi molto probabilmente poi lo risaranno anche nelle nostre vite future. Sì, questo lo si capisce anche in maniera autonoma, basta avere un minimo di sensibilità, per cui se io incontro una persona e fin da subito rimango in qualche modo affascinato, sento di conoscerla, non necessariamente ci deve essere un innamoramento, può Certo. essere anche un'amicizia. Io per esempio con il mio amico Omar ho avuto questo riconoscimento di anima, no? Quindi la prima volta che l'ho conosciuto ho sentito subito un feeling, un fratello se vogliamo. E per me quello è stato un segno inequivocabile che comunque molto probabilmente abbiamo avuto un passato in altre vite Sì, insieme. hai parlato di amore e quindi potremmo dire che non sempre questa interconnessione è un'interconnessione positiva, ma potrebbe essere anche negativa, cioè di aver incontrato quell'anima diverse volte in vite passate perché dovevamo apprendere degli insegnamenti. Sì, chiaramente questi incontri che noi facciamo con queste anime che ci ricordiamo di aver già conosciuto in qualche modo possono anche non avere un risvolto positivo, quindi possono in questa vita magari essere delle relazioni tossiche o delle storie, delle relazioni che ci fanno stare male, che ci fanno soffrire e che vanno in qualche modo a riaprire delle vecchie ferite che abbiamo già vissute nel passato. Per cui quando ciò accade, quando riconosciamo di avere un legame tossico che probabilmente ha origine in altre vite con una determinata persona, l'importante è sempre quello di cercare di
non dico allontanarla, ma perlomeno imparare ad avere quel sano distacco, no? Quindi tagliare questo cordone energetico attraverso chiaramente delle pratiche è possibile farlo, anche se per la maggior parte delle persone risulta essere estremamente complicato, quindi si portano avanti per tantissimi anni delle relazioni che forse era meglio troncare fin da subito. Sì, e quindi con la regressione sciamanica o con l'ipnosi regressiva, nel caso del libro, si riesce proprio a prendere consapevolezza di quello che abbiamo avuto nelle vite passate e quindi a sanarlo e quindi magari a sistemare anche il rapporto che c'è in questo momento con quella persona, in questa vita. Fino adesso, Giosuè, abbiamo parlato di una parte del libro. Il libro ha due, diciamo, è diviso in due il titolo del libro, che è Molte vite, molti maestri, proprio perché Weiss racconta che durante le sue ipnosi emergano dei maestri che appunto danno dei consigli di vita, che aiutano le persone nella vita attuale con dei messaggi. Molto simile questa cosa a quello che succede nello sciamanesimo quando si vanno a incontrare i maestri spirituali o comunque sia gli animali di potere, tutti Mm-mm. gli spiriti aiutanti di uno sciamano. Perché siamo nello stesso territorio, come dicevamo prima, la puoi chiamare ipnosi, la puoi chiamare trance sciamanico, ma le persone vanno sempre nel mondo dello spirito, nel mondo del subconscio, chiamalo come preferisci. E quindi non mi stupisce il fatto che attraverso queste ipnosi così profonde Weiss abbia anche riscontrato la presenza di questi maestri invisibili, no? Soprattutto con Katrin, la quale ha iniziato a ricevere in stato di trance proprio dei messaggi molto ispirati, dove questi maestri appunto le facevano comprendere che tutto aveva un significato. Quindi anche un'esperienza vissuta nel passato, un'esistenza piena di dolore come quella che aveva vissuto lei, aveva comunque una funzione, la funzione di farle imparare determinate cose, di farle tirare fuori determinati strumenti, determinati talenti. Il fine ultimo è comunque sempre l'evoluzione spirituale. Diciamo che secondo i messaggi che questi maestri hanno offerto durante questa ipnosi, si capisce che il compito di ogni anima è vivere un po' tante diverse esperienze, quindi esperienze dove siamo stati delle vittime, le abbiamo avute tutti, però ad onor del vero è giusto anche dire che abbiamo avuto anche delle vite come carnefici, quindi lo scopo è quello di sperimentare contestualmente le due polarità dell'esistenza, il bene e il male. Proprio perché viviamo in un mondo in un universo di dualità, quindi se non sperimentiamo anche l'altro lato, che possa essere il lato positivo e il lato negativo, non possiamo comprendere in pieno, no? Perché vediamo solo una parte. E più sperimentiamo sulla nostra pelle la sofferenza e il dolore, più la nostra anima si evolve e diventa più empatica, più sensibile al dolore degli altri. Mentre se ciò non avviene, rimaniamo troppo centrati su noi stessi, troppo egoisti e non ci preoccupiamo dell'altro. E la funzione appunto di evolvere, di provare, di diventare delle creature empatiche, è per ritornare all'uno. Noi ci percepiamo come separati, no? Come se fossimo tutti separati, ma l'insegnamento ultimo è che noi siamo uno, perché proveniamo tutti dalla stessa fonte, che gli sciamani chiamano grande spirito. Quindi, in poche parole, dobbiamo anche comprendere e inglobare a noi il nostro lato ombra. Sì, certamente quello è fondamentale, è difficile soprattutto in questo periodo in cui viviamo nel politically correct, dove non si può dire mai una cosa fuori posto, dove veniamo in qualche modo indottrinati ad avere un pensiero unico, uguale a tutti gli altri, e questo secondo me è un grande appiattimento e soprattutto ci impedisce di entrare in contatto con gli aspetti di noi più veri, che magari non ci piacciono perché sono quelli più aspramente giudicati in questa società, ma finché noi non entriamo in contatto, non guardiamo in faccia la nostra ombra, chiaramente diventa assai difficile liberarcene, diventa sempre più ingombrante e inizia a ribellarsi richiedendo attenzioni, vuole essere vista, vuole essere riconosciuta, per cui il lavoro sull'ombra e con l'ombra
è un percorso sciamanico assolutamente importante. Se non sbaglio, ne parleremo, faremo anche qualcosa che parla dell'ombra fra Sì, poco. sì, faremo un cerchio di guarigione sciamanica, un evento online a numero chiuso il 16 di settembre dalle 21 alle 23. Per chi fosse interessato trovate tutte le informazioni sul nostro sito www.giosuestavros.it. Tornando a noi, dopo aver fatto la pubblicità al nostro prossimo evento, secondo me sarebbe interessante anche sapere cosa ne pensi, e poi ti dico cosa ne penso io, della regressione sciamanica alle vite passate rispetto all'ipnosi regressiva e magari di raccontare anche qualche esperienza che hai avuto te facendo la regressione appunto nelle vite precedenti. Allora, la cosa bella della regressione sciamanica è che tu non vai da solo in questa vita passata. Quindi il compito iniziale è quello di incontrare un maestro, un facilitatore, uno spirito alleato, una guida, che può mostrarsi come un animale di potere, ma potrebbe mostrarsi anche come un antenato, un archetipo di un certo tipo, un angelo, una divinità, perché no? A volte questi maestri si mostrano con, non so, l'aspetto di Gesù o del Buddha, è molto comune che ciò accade. Ovviamente il modo in cui il mondo dello spirito si mostra è già di per sé un linguaggio, quindi nell'immagine io non devo ancorarmi per forza all'etichetta della divinità, devo capire che quella è un'immagine importante per me, è un simbolo, un archetipo importante per me e quindi è necessario per accompagnarmi in questo percorso. Però fatta questa premessa, la cosa, diciamo, il valore aggiunto della regressione sciamanica rispetto all'ipnosi regressiva è che la persona va prima ad incontrare uno spirito alleato, un maestro, e insieme a questo spirito va a risanare, a guarire quegli eventi della vita passata che in qualche modo ancora si porta dietro e gli creano sofferenza, gli creano dolore. Chiaramente anche nell'ipnosi regressiva tu sei guidato dal terapeuta, certamente, però è anche vero che poi quando tu entri in contatto con la vita passata la vivi proprio in prima persona e quindi potrebbe anche essere molto forte l'esperienza. Diciamo che la presenza di uno spirito alleato ti permette di essere più protetto, più tutelato e quindi di vivere il tutto forse con un po' più di distacco. Aggiungerei anche che è un'esperienza più intima quella del viaggio sciamanico, proprio perché la fai in autonomia, o meglio, la fai magari accompagnato da uno sciamano, ma è un facilitatore esterno, non un facilitatore interno come nel caso della regressione, dove è il terapeuta che ti guida nella tua regressione. Mentre nel viaggio sciamanico, nelle vite precedenti, è proprio un viaggio intimo perché è autogestito, potremmo dire così, no? E quindi è proprio il mondo dello spirito che si mostra a noi in quel momento, in quel modo, proprio perché deve apparirci così. E per te qual è stata la vita passata che hai ricordato, che ti ha colpito, sia nel bene che nel male, perché abbiamo anche avuto delle belle vite, non soltanto vite disastrose. Sì, abbiamo avuto delle belle vite, io non ho ricordi di vite vissute nel lusso come re, come principe, come regina, assolutamente no. Eri sempre un Molto, poveraccio. sì, storie molto più semplici, non eroi, non condottieri, ma di persone umili, di persone normali. E una delle storie che più mi ha lasciato il segno è quando ho rivissuto l'esperienza di questo bambino, che poi Eri tu? ero io, ovviamente, che portando a spasso i suoi animali era caduto in un dirupo e era morto di stenti, no? Perché nessuno passava in quella strada, in questo dirupo, e quindi anche se lui Urlava. urlava, cercava di farsi sentire, non riusciva e quindi è morto completamente di stenti. È stato molto A forte, no? proposito di vite positive. A proposito di vite positive, e lì ovviamente un po' la paura dell'abbandono, di non essere ascoltato, che magari una persona poteva portarsi dietro
nella vita Certo, attuale. beh, senz'altro un'esperienza molto forte. Sì, un'esperienza molto forte, però con il viaggio sciamanico ovviamente lo vivi profondamente, però c'è sempre un sano distacco, è sempre un capire che stai osservando la scena in maniera distaccata, da lontano, a prescindere che tu la possa vivere in prima persona o in terza. È come se che tu guardassi un film, no? Che può essere coinvolgente quanto vuoi, reale quanto vuoi, ma è sempre un film che stai osservando. È un po' quello che mi succede nel viaggio sciamanico. E te invece, Giosuè, raccontaci anche te una tua esperienza. Allora, anch'io come te, la maggior parte delle vite che ho ricordato erano delle vite in cui ero molto, molto umile, un povero disgraziato. Ti interrompo un attimo. Direi che a livello statistico, quando rinasciamo, è più probabile che siamo, no? Che ci rincarniamo in persone con una vita peggiore rispetto di quella in cui siamo adesso, perché diciamocelo, noi siamo nati nella parte fortunata del mondo Esatto. e quindi è molto probabile che, che in vite passate o in vite future la probabilità che rinasciamo in qualche parte del mondo soggetta a carestie, a guerre o a cose varie È è molto molto probabile. alta, certo, poi quello dipende anche dal tipo di vite che devi sperimentare, Certo, chiaramente. E quindi ho ricordato vite in cui sono stato schiavo, in cui ho subito dei soprusi, e poi una volta invece ho fatto proprio un viaggio sciamanico con l'intento di ricordare una vita bella. E mi sono ricordato di questa vita in cui ero un violinista di corte in Francia ed ero molto apprezzato dal re, quindi io facevo quello che mi piaceva, amavo suonare, avevo notorietà, fama, tutti mi acclamavano, per me è stata una vita bellissima, ma soprattutto perché facevo quello che amavo fare e venivo apprezzato per questo. Poi purtroppo sono morto giovane perché ho ricordato proprio il momento della mia morte. Un mio rivale, in qualche modo io avevo preso il suo posto del favorito di corte come musicista, per invidia, per vendetta, non lo so, mi ha pugnalato allo stomaco. E la cosa particolare che io fino a quel momento ho sempre subito di mal di stomaco, di riflusso gastrico, tu te lo ricordi certo. anche, no? Quindi è sempre stato il mio punto debole lo stomaco. Una volta sciolto questo nodo karmico, una volta ricordata l'origine di questa memoria che portavo ancora dentro a livello fisico, non ho più sofferto di mal di stomaco né di riflusso gastrico. Quindi questo anche per dire quanto abbiano potere queste pratiche nel risolvere dei problemi che ci portiamo dietro, magari non gli diamo neanche importanza, però sono invalidanti, comunque ci creano delle sofferenze. E quindi a una mente scettica direi se era vera o meno quella vita non ci interessa, quello che ci interessa è che questa disarmonia, questo problema che avevi è stato risolto Mm. tramite l'esperienza della regressione Ma guarda, sciamanica. io sono convinto che fosse vera, anche perché poi ho avuto una sorta di conferma, perché quando ho raccontato per la prima volta questa vita passata, ne ho parlato con mio padre, no? Eravamo in vacanza insieme quando ho fatto questo viaggio sciamanico. E io ho detto, ma babbo, l'unica cosa che non mi convince tanto nella veridicità di questo ricordo è che vedevo che tutti intorno a me portavano delle parrucche, no? Le famose parrucche in quegli anni, cos'era, 700 all'incirca, quegli anni là, mentre io no. E lui, che è molto colto a livello storico, mi ha detto no, è perfettamente giusto, perché gli artisti erano gli unici che solitamente non indossavano le parrucche. Quindi in qualche modo io la mia conferma l'ho avuta, non ho bisogno di altro. Come sempre, Giosuè, prima di concludere la puntata di oggi, la domanda è: questo libro ti è piaciuto? Lo consigli ad altre persone? Assolutamente sì, mi è piaciuto molto, è scritto molto bene, anche semplice, nonostante si affrontino delle tematiche importanti, e lo consiglio soprattutto a chi è collega di Brian Weiss, chi magari è psicoterapeuta o fa già l'ipnosi, perché può assolutamente dare degli spunti molto interessanti nel processo di guarigione dei pazienti. Qui abbiamo parlato di ipnosi regressiva, però possiamo anche dire che chi vuole, noi insegniamo con i nostri corsi, sul nostro sito c'è il corso appunto di regressione sciamanica nelle vite precedenti, dove insegniamo ad effettuare il viaggio sciamanico per accedere alle vite precedenti. È un corso adatto sia a neofiti sia a persone che già conoscono i propri alleati o che sanno
fare il viaggio sciamanico. Esatto, sì, quindi diciamo che c'è anche questo prezioso strumento sciamanico che, come abbiamo visto, è molto similare, però ha, dal mio punto di vista, qualcosa in più rispetto alla classica ipnosi regressiva. Sì, perché a livello sciamanico il viaggio nelle vite precedenti è una vera e propria guarigione sciamanica. Mm-mm. E quindi si effettua proprio con lo scopo non tanto di andare a curiosare chi siamo stati in vite precedenti, che sotto certi aspetti è anche simpatico, va bene, cioè ci mancherebbe la curiosità, Certo. c'è sempre. Ma la cosa principale è che questo viaggio serve proprio per andare a guarire delle ferite che ci portiamo ancora oggi in questa vita. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Fateci sapere nei commenti se avete letto questo libro di Brian Weiss, se avete mai fatto un'ipnosi regressiva o una regressione sciamanica, e se vi è piaciuto questo video chiaramente vi chiediamo di sostenerci con un bel like e, se non l'avete ancora fatto, iscrivendovi al canale. Prima di salutarvi vi ringraziamo per essere arrivati fin qua e vi ricordiamo che potete ascoltarci non solo su YouTube ma anche su tutte le piattaforme di streaming come Spotify, Amazon, eccetera. E noi ci vediamo al prossimo podcast. Ciao!